Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Mi viene già da ridere perché dobbiamo parlare un attimo di ciò che ha detto Mourinho nel post partita col Sassuolo rivolto a Karsdorp, perché è uscito fuori a chi si rivolgeva. Un giocatore che si deve trovare la squadra da gennaio, per me deve andare via, questo, quell'altro. Non diciamo chi è, non diciamo il ruolo, ha fatto tutta sta... ha messo su tutto questo palcoscenico per poi non dirti chi è. Ci siamo arrivati comunque, ci si è arrivati comunque, è contro Karsdorp sicuramente, però ragazzi, secondo me, se tu vuoi risolvere problemi in una squadra, o hai problemi con qualche calciatore, o ci sono attriti societari, o qualsiasi problema ci possa essere, queste sono cose che devono essere... Cioè, i panni sporchi vanno lavati in casa. Ecco, sono cose che devono essere risolte a microfoni lontani. Non esiste che tu vai là e scateni questo putiferio. Ci sta che Mourinho abbia voluto scatenare questo putiferio volendo spronare sia chi sta facendo poco e sta giocando con sufficienza e sia secondo me la dirigenza Roma per portare a Trigoria un altro terzino perché Mourinho non ne può più. Ed è una cosa che contro Karsdorp che secondo me va avanti da un bel po', non è solo la partita di ieri. Karsdorp quest'anno sta facendo delle prestazioni meh, sottotono. L'anno scorso più o meno ha giocato come si deve. A me non piace come terzino, eh, poco, sì, un po' tecnico, però troppo discontinuo. E poi non mi piace come persona, di nessuna maniera. Io ho visto alcune interviste in olandese vivendo in Olanda. Non mi piace come si rivolge alle interviste, non mi piace per approccio in campo e con l'avversario e non mi piace questa esuberanza che diventi quasi un pagliaccio. La stessa cosa, prendiamo un episodio, che ne so, quando ha aizzato il pubblico in Roma-Napoli su una rimessa laterale, per amor di Dio, ci sta in quel momento aizzare il pubblico e comunque far sentire al Napoli che comunque pesa sia lo stadio e pesa la partita, ci sta. Però secondo me è superflua quella cosa, cioè tu puoi tranquillamente aizzare il pubblico in una maniera diversa da come l'hai fatto, non stai vincendo né la finale di Champions League, non stai nemmeno sopra 6-0, che cioè tu stai giocando una partita 0-0 che poi hai perso, bisogna restare concentrati sul pezzo, che poi prendi un pareggio o vinci quella partita, allora dopo sì che vai e dai ragazzi divertiamoci, questo e quell'altro e cantiamo, ma a partita in corso non serve a niente, non serve. Quindi sarà un po' il calciatore, saranno i valori del terzino, sarà che caratterialmente non è facile averci a che fare. Comunque Mourinho ieri sera è sbloccato del tutto. La Roma ha bisogno di un terzino destro, si deve trovare un terzino destro da gennaio, almeno a detta di Mourinho. E ripeto, secondo me sono anche indirizzate alla dirigenza, ovviamente indirizzate al calciatore e ad alcuni che stanno facendo un campionato sufficiente o meno della sufficienza, tipo Abram, che io voglio capire qualche limite tecnico, però che tu sbagli il 70% degli stop e non riesci a fare una spunta. Cioè, sei una punta, non sei, che ne so, non sei un incontrista di centrocampo preso solamente per recuperare palloni. Quindi ci sta la delusione, ci sta che Mourinho forse sia sotto pressione perché non riesce a far esprimere alla squadra ciò che vuole. Però, detto questo, l'errore di Karsdorp e il pareggio col Sassuolo è colpa sua, per amor di Dio, hai pareggiato la partita e te la sei presa con lui, ci sta tutto. E io comunque non tollero che tu all'80° hai fatto l'1-0 e ti devi fare 15 minuti di copertura per portare a casa questi 3 punti con quel gol. Cioè tu qualsiasi partita vai a giocare,
che sia contro il Sassuolo, che sia contro il Pordenone, che sia una squadra di Serie C, che sia una semifinale di Champions, la squadra avversaria, quando ha preso il gol, per i 10, 12, 15 minuti che vengano dopo, che sia dal 60esimo all'80esimo, che sia dal 45esimo al 60esimo, te la devi aspettare che ti viene addosso per cercare il gol del pareggio. È una cosa normalissima, succede in tutte le partite. Quindi, per me, invece che indietreggiare e cercare di portarti a casa questi 3 punti con quel gol, cerca di fare il secondo e chiudi la partita, porca miseria, perché prima o poi, pure se la squadra avversaria è di una caratura tecnica diversa o inferiore tecnicamente, prima o poi il gol te lo fa, perché ti porta 8 giocatori nella tua metà campo, comincia ad attaccare a pieno organico, pur scarica di energie, perché all'80esimo comunque avevi speso tanto, ma comunque vuoi un rimpallo, vuoi una disattenzione, prendi l'1-1. E il calcio è questo, lo è sempre stato. Non ti puoi coprire sull'1-0, non esiste. Puoi portare a casa i 3 punti se non lo so, ti riesci a compattare e ad arginare tutte le scorribande avversarie, ma è difficile farlo anche per una rosa competitiva, che ne so, come prendiamo un Real Madrid, si combatte il Real Madrid e sta vincendo 1-0, basta un cross, basta una disattenzione, basta un liscio, basta un passaggio sbagliato e mandi l'attaccante in porta. Devi fare il 2-0 secondo me, o almeno provare a buttare il 2-0 dentro per chiudere la partita, anche se sei all'80esimo. Questa è la mia visione di calcio. Poi ci sono allenatori che comunque cercano di coprirsi sull'1-0 e ci riescono quasi sempre. Per me è sbagliato. E detto questo, io non lo so come andrà a finire questa storia. Spero che la Roma comunque prenda un terzino e mandi via Karsdorp, ma non per quello che è successo con Mourinho, non per le dichiarazioni che ha fatto Mourinho ieri, ma perché per me, ripeto, Karsdorp è un terzino mediocre, ce ne sono tantissimi, anche ventenni, che vogliono mangiarsi la fascia e vogliono andare avanti e indietro su una fascia e vogliono mettere palla al centro, vogliono farsi vedere, vogliono giocare tutte le partite perché sono in condizione, non sono esuberanti, mai parole fuori posto. Karsdorp alla fine ha sempre affrontato arbitri e terni arbitrali a muso duro, pure contro il Napoli, Roma-Napoli, comunque è andato contro l'arbitro, un macello. Cioè la professionalità di questo calciatore comunque è poca, pochissima. Quindi non posso dire sto con Mourinho perché a me non piacciono queste dichiarazioni buttate lì, aperte, per appunto buttare benzina sul fuoco. Però arrivi a un certo punto che o sei Mourinho, può essere qualsiasi allenatore, e se sbrocchi, sbrocchi, e alla fine da un punto di vista forse delle tempistiche è anche buono uscire fuori, tagliare la testa al toro, dice ok, a me mi serve un altro terzino, basta, Karsdorp, trovati la squadra a gennaio, hai risolto, gioca Selic, fiducia a Selic e vai avanti. Non sto né con Mourinho né con Karsdorp, però non ci sto, secondo me sto più dalla parte di Mourinho. Ha fatto bene, non ha fatto bene? Me lo fate sapere voi nei commenti, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate. Comunque Roma-Sassuolo finita 1-1. Abbiamo parlato di Mourinho e di ciò che è stato, perché era doveroso farlo e dirvi la mia. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi, e iscrivetevi al canale se vi va. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!